Oggi andremo finalmente a mettere il filo su questa mia filirrea e andremo a sistemare nel modo corretto tutti i palchi per andare a finire la potatura che è stata iniziata in maniera molto blanda circa un mesetto fa su questa pianta. Ciao appassionati di bonsai e benvenuti sul mio canale. Come vi dicevo pochi secondi fa, ho intenzione di andare a filare tutta questa pianta che, come vedete, sta benissimo, è stata già podata inizialmente, ma alcune parti vanno portate bene in posizione per poi andare a capire in modo corretto e definitivo quali sono i rami che devono rimanere e quali invece sono quelli che devono sparire. Io direi che è il momento giusto per farlo, visto che siamo a metà novembre e la pianta al 99% non ripartirà più, quindi da adesso in poi è il momento perfetto per filarla, impostarla e tutto quanto senza avere nuove crescite improvvise e andando a massimizzare l'effetto della filatura, perché adesso è il momento in cui il legno andrà a cortecciare e ad indurirsi. Quindi quale momento migliore per fare questa cosa? Vi evito tutto il discorso della filatura perché sarà lunghissimo e perché in parte l'ho già affrontato, in parte magari ci farò un video specifico proprio su come mettere il filo e tutto quanto per chi magari ne sa un po' di meno. Andrò a fare tutta la filatura da solo, poi insieme andiamo a posizionare nel modo corretto i rami e se vedete vi ho già messo la pianta più o meno come dovrebbe stare a pianta finita, così adesso posso andare tranquillamente a sistemare bene i palchi. Poi sempre insieme andremo a togliere quei pochi rami che dovrebbero essere rimasti di scarto dalla silhouette finale. Semmai vado anche a dare una pulita a quel tronco verde. Quindi noi ci vediamo con la pianta filata tra 3, 2, 1. Filatura finita, la pianta è totalmente filata come vedete. Ho cercato di mettervi nella posizione più comoda per voi possibile. Ovviamente si parte dal primo ramo, che adesso voi vi trovate dritto in faccia, ma in realtà il fronte è leggermente spostato, quindi per voi è questo qui il fronte. Io cosa voglio andare a fare? Voglio andare a spostare questo ramo, me lo metto in mio favore e poi ve lo rimetto. Porto questo ramo qui sotto, girato già nel modo corretto, e quest'altro ramo provo a portarglielo sopra. E questo potrebbe essere il posizionamento del primo ramo, per esempio. Quindi fronte più libero. Questa parte in realtà devo vedere se toglierla poi in base a come cresce, e tutto il palco che va sul lato. Ho fatto un livello, 2 livelli, 3 livelli, il che è veramente ottimo. Ora vado a fare il resto, quindi passiamo al ramo di profondità che è il secondo ramo salendo. Me lo vado a guardare e posizionare bene. Anche qui abbiamo 2 rami che faranno il palco nella parte sotto e un ramo che andrà a chiuderlo. Poi ci sono dei rami su cui ho messo probabilmente il filo bene, ma della grandezza sbagliata per essere una filirea, che ha un legno molto elastico, quindi se voi sbagliate la grandezza del filo spesso tende a tornarvi indietro, soprattutto su rami molto giovani, quindi questa cosa poi magari la sistemerò in qualche modo. Poi passiamo a questo ramo qui, che già ho impostato un pochettino quando l'ho filato e che ora vado a sistemare un po' meglio. Se vedete qui ho fatto un taglio già,
Per ora questa parte qui la lascio, poi potrei anche toglierla in futuro. Una cosa che vado a togliere è questo rametto qui, che attualmente mi va a dare fastidio, e poi andrò a fare un palco qui sopra con questo qui, che adesso non ho filato perché sta già nella posizione corretta. Ok, ho dato un po' di movimento anche a questi altri rami. Poi si passa a questo ramo qui, che anche questo era stato leggermente abbozzato quando sono andato a fare la filatura, anche perché a volte non riuscivo a passare con le dita in mezzo ai rami, quindi ho preferito fare questa cosa. Vado a togliere questo rametto, questo qui lo teniamo sempre. E anche questo ramo mi sembra messo nella posizione corretta, come vedete in profondità. Poi passiamo a questo ramo qui, che aggiustiamo un po'. Ma che anche qui avevo già iniziato a sistemare. Anche qui tra questo ramo, tra il primo ramo e questo primo ramo di sinistra, sono andato ad aprire un bel po' il fronte, se notate. Probabilmente togliendo questo pezzettino qui si va ancora ad aprire di più, però ora sono molto soddisfatto di come sta uscendo da questa parte. Poi abbiamo questo ramo qui, che sta perfettamente. Quest'altro ramo che deve essere accorciato. Poi questo rametto qui non so se poi lo sfrutterò per fare un palco qui in mezzo, intermedio tra questo ramo più grande, così lo vedete meglio, intermedio tra questo e questo, quindi qui in mezzo. Poi per concludere in bellezza abbiamo questi rami qua che già avevo posizionato quando ho messo il filo. Quindi abbiamo un ramo, questo che fa da profondità, quest'altro che potrebbe sempre andare a coprire, questo che è messo abbastanza in posizione e poi l'apice andando a chiudere. Questa è la pianta vista dal fronte. Diciamo che sta iniziando a diventare una pianta discreta, il che mi rende veramente soddisfatto. Ci ho messo veramente tanto impegno per questa filatura e mi sta servendo tantissimo per fare da scuola, o meglio per scaldarmi in vista di tante altre filature che dovrò fare durante questo inverno. Magari il filo non sarà messo in modo granché bello, in alcuni punti manca ancora,
però credo di non potermi lamentare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi va commento sia su questa pianta sia sull'operazione che ho fatto e quello che ho detto, mi piace, commento, condivisione del video con i vostri amici appassionati di bonsai. Vi lascio il link al canale Telegram delle offerte qui a video, se volete passare e acquistare qualcosa su Amazon andando a supportare me e tutti i miei video futuri. Io vi ringrazio ancora per la visione e noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!